Bentornati a tutti su PSI Pit Stop Italia. Oggi, come potete vedere, sono in una location differente. Mi trovo infatti da Autala, che è una officina autorizzata Fiat. Se volete venirci a trovare lo potete fare a Torino in via Benevagenna numero 47. Oggi, come da titolo, voglio parlarvi dello scarico della macchina, ma non dello scarico, quello che pensate voi, solo il brum brum finale. No, vi parlerò dell'intera linea di scarico, partendo dai collettori fino al terminale. Lo vedremo poi sulla mia Celica, vi farò vedere di cosa stiamo parlando fino adesso. Il sistema di scarico, come dice il nome stesso, serve a scaricare tutti i gas di scarico prodotti dalla camera di combustione. La prima parte che troviamo dello scarico, appunto, sono i collettori. Quindi dai collettori di scarico escono proprio dalla camera di combustione questi gas, dopo la miscelazione benzina e aria, che verranno poi buttati via. E come cazzo si spiega? Per facilità vi metterò delle immagini standard, quindi un collettore da 4 colli l'uno che diventa poi uno per unirsi al tubo. Ovviamente dipende da che motore hai. Se hai un V6, per esempio, avrai due bancate da 3 che si uniscono, quindi avrai 6 tubi, ovviamente in base al numero di cilindri della macchina. I collettori possono differire ovviamente in varie cose. Prima di tutto nel materiale, possono essere in ghisa, piuttosto che acciaio, piuttosto che titanio. Ovviamente ogni materiale ha un costo diverso e una qualità differente, ovviamente. Avete visto anche sulla Celica che in un video che vi metterò qua sopra io ho preso i collettori in acciaio inox che ho poi bendato da andare a montare. A breve arriverà anche il montaggio. Non cambiano solo nel materiale ma anche spesso nella forma e nella dimensione. Quindi un collettore di scarico originale rispetto a uno aftermarket avrà dimensioni, materiale e una superficie interna differente. C'è chi spesso, per esempio nei collettori, fa il cosiddetto porting. Il porting non è altro che una levigatura della parte interna del collettore e cosa fa? Avendo le pareti molto più lisce, i gas possono defluire molto più velocemente. Perché è importante? Proprio perché il sistema di scarico ha la funzione di espellere il più velocemente possibile i gas di scarico. Seconda parte che troviamo è il cosiddetto downpipe, dall'inglese tubo verso il basso. Quindi partiamo dal motore che sta in alto, ci sono i collettori, e poi questo downpipe ci porta verso il basso della linea di scarico più conosciuta. Il downpipe tendenzialmente è compreso di catalizzatore, che può essere poi il FAP, filtro antiparticolato o il catalizzatore. Adesso parlando uno scarico generale, come vi ho detto all'inizio, parliamo di un catalizzatore. Ecco, il catalizzatore è semplicemente un tappo che serve a contenere i gas di scarico, quindi abbattere gli elementi nocivi alla salute e all'ambiente. Questo però spesso è controproducente per le prestazioni, quindi modelli turbo, spesso una modifica è fare un downpipe dritto, quindi senza catalizzatore. Questo perché già la girante della turbina offre una buona contropressione. Il catalizzatore, ovviamente, essendo un tappo, offre una buona contropressione ai gas di scarico necessaria alle buone prestazioni, soprattutto ai bassi giri. Svuotandolo completamente, una macchina aspirata soprattutto avrà dei problemi ai bassi giri, non avrà coppia, sarà morta. Se si vuole fare una modifica in tal senso del catalizzatore è bene pensarci bene prima e capire quale elaborazione e quanto pesante la si va a fare. Perché non riesco a dire elaborazione? Se facciamo un'elaborazione soft tuning e togliamo il catalizzatore non è una buona cosa. Ricordiamo ovviamente che poi è necessario rimappare la centralina, soprattutto sulle auto moderne, anche se ormai anche l'auto di 20 anni fa è necessario farlo perché hanno comunque già le sonde lambda e tutto, quindi una volta decatalizzato sicuramente una mappa della centralina va a chiudere il sistema, altrimenti si apriranno errori eccetera e rischia anche di rimanere fermo con la macchina, che non è mai piacevole. Andremo poi magari a fare un video specifico sui catalizzatori, adesso continuiamo lungo la nostra linea di scarico. Dopo i catalizzatori tendenzialmente troviamo poi la parte centrale. La parte centrale, lo dice il nome stesso, è il tubo centrale di una macchina. Tendenzialmente è un piccolo risuonatore che va a battere un po' i rumori della macchina. In alcuni casi va anche a fare della contropressione, un po' come faceva il catalizzatore. Ecco, quando si va a fare una linea di scarico completa, perché c'è un'elaborazione pesante, di solito si fa tutto dritto, quindi fino a poi il terminale.
Il terminale è la parte che conosciamo un po' tutti maggiormente, quella che va a fare proprio il vero e proprio sound della macchina. Cambiando solo un terminale possiamo fare in modo che la nostra macchina suoni molto meglio. Possiamo farlo in modo anche legale. Ci sono delle pance omologate di vari marchi, anche per quanto riguarda i catalizzatori, ve lo ricordo, non l'ho detto inizialmente, ma si può fare in modo omologato. Ovviamente ci sono dei costi superiori. Come dicevamo, chi fa una linea completa di scarico la fa tutta libera, ma spesso mantiene comunque un terminale affinché ci sia comunque un suono più piacevole e non troppo pernacchioso, come lo chiamo io. Spesso un tubo tutto dritto poi risulta sì forte, ma non molto buono come sound. Quindi vi consiglio sempre, se fate anche un'elaborazione pesante, il terminale di metterlo per fare un suono più carino e comunque, se lo usate in modo stradale, dà anche un po' meno nell'occhio, tra virgolette. Dà tanto nell'orecchio, ma un po' meno nell'occhio. Perfetto, ragazzi, siamo sotto la selica e cominciando da là, non si vede che sono quelli coperti dal carterino. Ecco, quelli laggiù sono i collettori di scarico. Poi c'è quella flangia che attacca a questo tubo. Qui troviamo la prima sonda lambda. La prima sonda lambda è quella che sta prima del catalizzatore. Eccolo ragazzi, questo è il catalizzatore originale della Toyota Celica. Dopo troviamo la seconda sonda lambda, quindi abbiamo quella a valle e quella a monte. Proseguendo troviamo il centrale. Questo è il centrale della Celica. Eccolo qua. Proseguendo ancora indietro, seguendo la linea di scarico, arriviamo al terminale. Ecco, in questo caso il terminale l'ho modificato, non è più quello di serie. Vedete che prima l'alloggiamento stava qua, della pancia, era molto più grande, molto più pesante, quindi anche questo è un punto a favore. Uno scarico non originale è più leggero, quindi vai a alleggerire anche la macchina. Prosegue e arriva al terminale, eccolo, della dimensione praticamente stock. Allora ragazzi, come potete vedere ho in mano il calibro per andare a prendere la misura vera del sistema di scarico. Allora se io lo prendo qua, prima del centrale, ecco, la misura è la misura qua è 54. Eccolo, qua siamo sui 51, quindi diciamo una media di 50. Arriva un punto saliente che sicuramente molti di voi apprezzeranno di più. Modifiche consigliate al sistema di scarico. Prima di tutto andiamo in ordine cronologico, quindi dai collettori in poi. I collettori li consiglio praticamente sempre. Un collettore aftermarket di un materiale migliore, con una forma migliore, magari anche un diametro migliore, avrà sempre una resa superiore a quello di serie. Anche con lo stesso diametro, perché comunque sarà più liscio e avrà altri vantaggi di fluidodinamica, quindi uscirà il gas di scarico più in fretta. Più esce in fretta il gas di scarico, prima entra nell'aspirazione ed è tutto un circolo vizioso positivo per noi. Per quanto riguarda i catalizzatori invece è un discorso più complicato. Vi consiglio di toglierlo, di cambiarlo, di fare? No, dipende sempre dalla modifica che fai, come ho detto prima. Se fai una modifica soft, per esempio, puoi andare a montare un catalizzatore sportivo metallico 200 celle. Spesso questa è un'ottima soluzione in quanto non devi neanche andare a mappare la centralina. Molti di questi catalizzatori non danno problemi, sono come se si andasse a montare il catalizzatore originale, ma molto più libero. Abbiamo anche un doppio beneficio: scalda di meno e una fuoriuscita più veloce dei gas di scarico. Abbiamo poi ovviamente altri catalizzatori più liberi, magari un 100 celle o addirittura rimozione del catalizzatore. Lì bisogna per forza andare poi a gestire tutto con una mappa della centralina, comunque a livello elettronico. Soprattutto nei veicoli turbo è una cosa
importantissima questa da prendere in considerazione, perché il turbo, ragazzi, scalda veramente in maniera esagerata. Un'auto turbo, soprattutto spinta un po', scalda. Quello non puoi scappare. Puoi mettere tutte le bende termiche del mondo, ma sicuramente se metti un catalizzatore più libero o lo elimini completamente, a livello prestazionale e anche poi di preservare i componenti del motore, è sicuramente un'ottima cosa, perché sappiamo che tutte le parti comunque metalliche e meccaniche sono soggette a riscaldamento e sappiamo che le alte temperature sono dannose per molti organi meccanici e del motore stesso. Per quanto riguarda invece centrale, vi dico, siate liberi. Io sono dell'idea che è sempre meglio lasciarlo, non è quello che fa tanto la differenza. Poi dipende da che macchina, da macchina a macchina. Ecco, c'è macchine dove non hanno neanche il centrale, altre che ce l'hanno e fa molta differenza, altre che lasciarlo o non lasciarlo, siamo praticamente lì. Cambia solo la questione economica. Il terminale lo consiglierei sempre anche quello, omologato preferibilmente se per uso stradale, così si evitano tanti problemi, il suono diventa molto più piacevole, molto più sportivo e anche la sensazione è piacevole. Diciamocelo, una macchina magari con delle belle prestazioni, che guidi e tutto, però ha un sound di serie, le manca comunque qualcosa. Abbiamo sempre quella voglia poi di sentire quel rombo, quello scarico, non esagerato, però sappiamo, io so che vi piace, ne sono sicuro. Anche per oggi è tutto. Vi ricordo di venire qui da Autala a Torino, in via Benevagenda 47. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace al video e condividerlo con i vostri amici. Ci vediamo il prossimo lunedì.